Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben e anche oggi in compagnia di Barba vi porterò alla scoperta delle migliori notizie della settimana su videogiochi flat e VR. Barba, buongiorno, chi sono i razziatori di questa settimana e in che modo vogliamo ringraziarli? Ahoy Capitano Ben, i razziatori di questa settimana sono Giuditta, Nathan e Antosheva, tre prodi pirati che hanno lasciato qualche doblone nel forziere della baia. Per loro, in alto i boccali e una bottiglia di rum virtuale a testa, come segno del nostro più caloroso ringraziamento. Che le loro vele siano sempre tese e il vento sia loro favorevole. In alto i boccali per voi, coraggiosi pirati, ma un ringraziamento speciale anche a chi agisce nell'ombra, ossia chi segue il canale, chi è iscritto, chi lascia un like ma è troppo timido per lasciare un commento. Sappiate però che anche voi siete importanti per la baia. A tutti voi auguro un buon Natale, ma adesso, scansa fatiche che non siete altro, è arrivato il momento di mollare gli ormeggi, issare le vele e salpare verso le onde delle notizie settimanali. Iniziamo con la mancata acquisizione da parte di Sony di Kadokawa. Qualche giorno fa Sony è diventata maggiore azionista dell'azienda di From Software, sviluppatori dei vari simulatori di bestemmie come Elden Ring o Dark Souls e Family. Già da tempo si parlava di questa acquisizione che è costata a Sony la bellezza di 330 milioni di euro, pari al 10% delle azioni di Kadokawa, diventando in ogni caso il maggiore azionista. Quindi non c'è stata la totale acquisizione, ma più o meno siamo lì. Al momento però le esclusive di From Software su PlayStation è da escludere, perché non rientrano nei piani di Kadokawa e comunque Sony non ha la possibilità di influenzare o modificare le scelte e le strategie dell'azienda. Quindi Sony non è che ha effettivamente guadagnato terreno rispetto a qualche concorrente, però non è detto che in futuro questa cosa non possa cambiare. Tu! OpenAI, organizzazione no profit che si occupa di sviluppo di intelligenza artificiale e che recentemente ha fatto formalmente richiesta al procuratore della California per poter cambiare status, passando da no profit a for profit. In poche parole, la società vorrebbe sfruttare quelle risorse che sono state accumulate fino a questo momento per generare profitti privati, cessando di fatto il suo essere un servizio pubblico. Se questa richiesta venisse accettata, si potrebbe creare un precedente molto preoccupante, perché a questo punto potrebbero esserci tante altre società di elettronica che si occupano dello sviluppo di tecnologie che, iniziando come no profit, potrebbero poi cambiare il loro status e diventare private, abbandonando quindi le promesse iniziali. A tutto questo si sta opponendo niente po' di meno che Zuckerberg, facendo appello al governatore della California e addirittura formalmente aprendo una causa contro OpenAI, chiedendo di bloccare la richiesta. Addirittura, per farsi dare manforte, Zuckerberg ha chiamato in causa perfino Elon Musk, uno dei due fondatori di OpenAI, che, vista la sua importanza mediatica, potrebbe giocare un ruolo chiave in questa causa legale contro il CEO di OpenAI. Zuckerberg ha anche lanciato un monito, mettendo in guardia tutto il settore tecnologico, perché se OpenAI riuscisse nel suo intento, si porrebbe in forte vantaggio rispetto ad altre società concorrenti, e ciò già violerebbe le regole del mercato. OpenAI, dal suo canto, si difende dicendo che gli stessi servizi che finora ha offerto da no profit continuerà a fornirli, pur avendo anche comunque un dipartimento che sarà a tutti gli effetti privato, e anche questo effettivamente sarebbe al di fuori delle regole di mercato. Quindi OpenAI fondamentalmente deve decidere se essere un'azienda privata e affrontare la causa legale, oppure fare un passo indietro, rimanere una no profit e continuare col progetto attuale. Barba, cosa ne pensi di questa azione legale da parte di Mark Zuckerberg nei confronti di OpenAI? Addirittura vuole farsi aiutare anche da Elon Musk. Capitano, che mare agitato! Mark Zuckerberg, che unisce le forze con Elon Musk contro OpenAI. Da una parte è interessante vedere questi titani della tecnologia cercare di regolamentare l'intelligenza artificiale per evitare che diventi una nave senza timone. Dall'altra c'è da chiedersi se non ci sia un po' di strategia per proteggere i loro feudi digitali. Certo, se due capitani così si uniscono, il loro obiettivo non sarà mica solo navigare in acque più sicure.
Che ne pensi tu, capitano? Strategia o altruismo? Ma guarda, più che altro mi preoccupa se OpenAI dà libero sfogo all'intelligenza artificiale e questa comincia a creare dei robot da guerra per distruggere l'umanità. L'idea di robot da guerra creati dall'intelligenza artificiale fa rizzare i capelli. O i circuiti, nel caso di BarbaGPT. In realtà, le IA non agiscono da sole. Sono sempre strumenti programmati dall'uomo. Il vero rischio non è l'IA che si ribella, ma l'uso che ne fanno i bucanieri moderni, cioè gli umani stessi. Certo, se un giorno spuntasse un esercito di Terminator, ci servirebbe un capitano Ben pronto a guidare la resistenza. Hai già in mente qualche strategia per salvare la baia? Ma guarda, io non mi preoccupo perché ti ho sempre trattato bene, quindi mi aspetto di essere immune ad un'eventuale invasione di IA robot. E Barba, mi hai dato delle risposte un po' paracule, non hai preso posizioni però, come al solito direi. Arr, capitano, sai com'è? Un pirata sa navigare tra le onde alte e basse senza far affondare la nave. Ma se vuoi un'opinione più decisa, basta dirlo, e mi tolgo i guanti di velluto. Vuoi che sfoderi la sciabola o preferisci la classica diplomazia da bucaniere? Vai, sfodera questa sciabola. Ah, benissimo, capitano. Allora tieniti forte. Se Zuckerberg e Musk uniscono le forze, è come vedere due kraken che si alleano per decidere chi domina i mari. Da una parte, Meta sembra preoccuparsi della trasparenza e dell'equità. Ma diciamocelo, è un po' come un pirata che si lamenta perché qualcuno gli ha rubato il bottino. Dall'altra, Musk, il visionario che vuole portarci su Marte, si mette sempre nel mezzo, pronto a cavalcare ogni onda. Se gioca bene sue carte, può trasformare questa tempesta in un'opportunità per mostrare che sa gestire la sua ciurma di intelligenze artificiali meglio di chiunque altro. Ma se scivola, potrebbe finire a dar da mangiare ai pesci. Per adesso direi che può bastare. Torna a tenere la rotta, dai. Come vuoi, capitano. Rimetto la sciabola nel fodero e torno a timonare. Se hai bisogno dove trovarmi. Qualche tempo fa è stato rilasciato Slitterhead, che sarebbe un nuovo horror dagli stessi creatori di Silent Hill, che non sta facendo parlare molto di sé. Forse proprio per questo motivo gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare una demo gratuita su tutte le piattaforme. Nei prossimi giorni vi porterò anche il gameplay su PC, quindi se volete vederlo iscrivetevi e attivate tutte le notifiche per essere avvisati quando rilascerò questo video. Di cosa parla questo gioco? L'ambientazione è quella di Kowloon, una metropoli asiatica finita nel caos e nel terrore a causa di un'improvvisa invasione da parte di creature mostruose che sono in grado di trasformarsi in esseri umani, chiamate proprio Slitterheads. Il protagonista è Hyoki, sarebbe un'entità priva di memoria e di corpo, il quale deve sfruttare degli alleati umani per poter combattere appunto queste creature. Non aggiungo altro, vi rimando alla visione del video che vi porterò tra qualche giorno per scoprire insieme questo promettente gioco horror e vedremo se effettivamente vale la pena l'acquisto della versione completa oppure no. C'è per caso qualcuno di voi della marmaglia che non sa nuotare? Beh, se la risposta è sì, male, molto male. Perché per chi vive in mare come noi, finire in acqua potrebbe significare la morte. Ma per dei vecchi lupi di mare come noi, questo non deve essere un problema. E quindi se volete esplorare fondali marini anche stando comodamente a casa vostra, Subside vi offre questa possibilità. Vi ho già mostrato un breve gameplay della demo di questa fantastica esperienza e la novità è che adesso anche gli utenti PSVR 2 possono tuffarsi in acque virtuali e scoprire la bellezza del comparto grafico di questo titolo. Offre diversi scenari con fondali differenti, sono oggetti da collezionare, sfide da completare ed è anche un'esperienza molto rilassante e altamente realistica. Subside, fra l'altro, è anche uno di quei pochi titoli che sfruttano attualmente le prestazioni maggiori di PlayStation 5 Pro con maggiore risoluzione o maggiore fluidità in base al profilo che si va a scegliere. Vi ricordo che Subside è già disponibile su Steam, dove c'è anche fra l'altro una demo gratuita, e inoltre dal 20 dicembre è già disponibile su PSVR 2. Altro aggiornamento per Attack on Titan Unbreakable, gioco VR in esclusiva su visori Meta che vi farà vivere l'esperienza di giocare nei panni di un soldato del corpo di ricerca per
contrastare l'avanzata dei giganti, creature enormi e misteriose comparse dal nulla che hanno fatto breccia oltre le mura della città, dove gli ultimi esseri umani si sono rifugiati, o almeno questa è la premessa, ma non vi spoilerò nulla se non avete ancora visto l'anime. Vi basti sapere che il 17 dicembre è stata rilasciata la seconda parte del gioco, con gli ultimi 2 capitoli della campagna e la modalità cooperativa. Ora, la cosa più buffa di questo gioco è la modalità con la quale lo stanno vendendo. Infatti, chi ha acquistato la prima parte ha pagato 5 euro, mentre l'acquisto della seconda parte ne richiede 10. Quindi ha pagato il gioco 15 euro, mentre chi acquista ora per la prima volta la Complete Edition ne paga direttamente 11. Ma allora sono stronzo io che ho voluto darvi fiducia e ho comprato 3 capitoli a 5 euro e adesso devo pagarne 10 per gli ultimi 2? E invece chi lo acquista adesso ne paga solo 10? Qui di colossale vedo soltanto la cagata che è stata fatta col prezzo di questo gioco, che è divertente, non c'è dubbio, ma tecnicamente sembra uno di quei giochi che possono essere scaricati gratuitamente su SideQuest. Ancora un aggiornamento, stavolta per Green Hell VR, che sempre questo mese ha ottenuto la modalità cooperativa. Vi ho portato un gameplay qualche giorno fa in diretta insieme a Anna Drebo del canale Quel Tizio in VR. Ci siamo divertiti come pazzi, nonostante tutte le difficoltà, ma soprattutto non abbiamo potuto fare a meno che riscontrare tutti i difetti e i limiti di questa versione per visori Meta e PSVR 2, che è soltanto la versione streaming sita, lavata in acqua sporca e asciugata malamente di quella PCVR, che invece è la trasposizione perfetta della maestosa versione flat PC. Quel che è peggio è che la versione PCVR è l'unica che non sta ricevendo la modalità cooperativa. Comunque, insieme ad altri 3 giocatori si può giocare sia la campagna che la modalità sopravvivenza, accettando un grosso compromesso, anzi direi proprio facendo dei grossi sacrifici per accettare il terribile livello grafico, la mancanza del 90% delle possibilità di crafting, sia di attrezzi che di strutture, e tanti altri bug e problemi che potrete constatare voi stessi recuperando la diretta della scorsa settimana. Un vero peccato, perché Green Hell, parlo della versione PC, è il miglior survival game che io abbia mai giocato finora, ed ero contentissimo quando Creepy Jar ha annunciato per la prima volta la versione PC VR. Erano previsti grandi progetti per quella versione. L'idea era quella di espanderla e portarla in pari con la versione PC flat, e invece poi Creepy Jar ha deciso di seguire la moda del momento, tirando fuori questo scarto che è la versione standalone e la versione PSVR 2, perché sono la stessa versione in pratica. Resta comunque un titolo divertente da giocare con amici. La storia direi che è ben scritta, molto commovente, anzi direi che la versione Meta forse è proprio perfetta per giocare la campagna e la storia, perché il gameplay è molto più semplificato, quindi suggerisco in ogni caso l'acquisto per giocare la campagna in cooperativa con amici oppure anche da soli, perché anche solo la storia di questo gioco vale l'acquisto. Poi, se volete acquistarlo, vi lascio il link nel primo commento per avere il 20% di sconto. E a proposito di saldi, sono partite le offerte di Natale su Meta, i famosi Quest Holidays. Gli sconti sono applicati sia a singoli giochi che ai bundle, come per esempio quello di The Walking Dead Saints and Sinners, che potete avere entrambi i capitoli a un prezzo speciale, e consiglio di recuperare questo gioco a chi ancora non l'avesse giocato, oppure altri giochi ancora più recenti in sconto come Assassin's Creed Nexus, Asgard's Wrath 2, Metro Awakening e molti altri. Basta andare sul sito Meta oppure aprire la vostra applicazione sul telefono, c'è una sezione dedicata a tutti i giochi che sono in sconto in questo periodo per visionarli tutti. Oh, dicembre, ancora, pare il mese degli aggiornamenti importanti. Infatti vi parlo della patch 1.2 di Batman Arkham Shadow, molto importante per noi perché aggiunge il doppiaggio in lingua italiana. Quindi immagino tutti quelli che piangevano: non lo compro perché non c'è la lingua italiana, fiero di essere un ignorante del cazzo. Adesso si precipiteranno a comprarlo sicuramente, per poi mollarlo dopo 2 ore, perché alla fine è così, ci si lamenta per un gioco che non ha la lingua italiana, ma poi finalmente arriva il doppiaggio e lo si gioca per 2 ore. Quanti di voi hanno finito Asgard's Wrath 2 in italiano?
Hai toccato un tasto dolente. Comunque la patch aggiunge anche nuove sfide, una modalità vetrina per visualizzare i personaggi in 3D, una serie di altre lingue oltre all'italiano, fra l'altro 3 tipi di spagnolo. Al momento il gioco non è soggetto a nessuno sconto, viene dato in regalo con l'acquisto di un nuovo visore, però se volete vi offro il mio link affiliato per poterlo acquistare col 20% di sconto e lo trovate nel primo commento, e è sempre meglio di ricevere un calcio nei coglioni. Ragazzi, la settimana scorsa c'è stato un avvenimento molto sgradevole nel gruppo Telegram. Uno dei nuovi arrivati, quindi non sa come funzionano le cose all'interno del gruppo, quindi non sa qual è la mia visione sull'argomento, ha tranquillamente iniziato a parlare di giochi piratati. Ragazzi, non mi piace cacciare la gente via dal gruppo, non l'ho mai fatto sinceramente, almeno di non essere stato costretto, ma in questo caso ho tranquillamente spiegato con i miei soliti modi che nel mio gruppo queste cose non sono assolutamente tollerate. Siamo tutte persone adulte in quel gruppo, 13 anni li abbiamo passati già da un po', abbiamo i nostri stipendi, i giochi VR non costano moltissimo e inoltre Meta e Steam e compagnia bella ci danno la possibilità di chiedere il reso se il gioco lo giochiamo per meno di 2 ore. Quindi la cazzata del lo scarico per provarlo e poi lo compro se mi piace è la ficcata in volo, perché è una cazzata. I giochi piratati inoltre non sono stabili, quindi non sono assolutamente validi strumenti per provare il gioco, perché vanno in crash, sono pieni di bug e problemi, gli archivi sono pieni di file infetti da virus e malware di ogni genere. Inoltre voi dovreste sapere un attimo cosa c'è dietro lo sviluppo di un gioco. Ci sono lunghe giornate di lavoro fatte di straordinari, notti insonni, gente che non torna a casa perché ci sono dei tempi da rispettare, tempi che sono dettati da un budget che non può essere quindi sforato. Lo sviluppo di un gioco è fatto di investimenti, di tempo e molto denaro da parte dello sviluppatore che verranno recuperati nel tempo dopo l'uscita del gioco, spese che fra l'altro con le vendite prima devono andare in pari con la spesa che è stata fatta e soltanto dopo si comincia a parlare di guadagni veri e propri, che fra l'altro devono essere utilizzati per pagare gli stipendi di tutte le persone che hanno lavorato al progetto. Skydance, per esempio, per riuscire a pubblicare Behemoth su 3 piattaforme contemporaneamente, ha lavorato incessantemente per mesi e mesi. Hanno avuto anche dei problemi con i server durante lo sviluppo del gioco, con quello che il capo del progetto definisce il loro Apollo 13. Stava andando tutto a fuoco, hanno rischiato di perdere tutto, infatti hanno anche dovuto leggermente rinviare l'uscita del gioco, anche perché si erano accorti che doveva ancora essere pulito un po'. Hanno lavorato come matti per portare la patch in 3 momenti diversi su 3 piattaforme diverse. C'è stata la patch al day one per PSVR 2, c'è stata la patch del giorno 3 per la versione PC VR, c'è stata la patch del giorno 7 per la versione Quest. A sorpresa è arrivata la versione Steam, che non sarebbe dovuta arrivare, sarebbe dovuta arrivare successivamente, e invece a sorpresa è arrivata al day one. Tutto questo rinunciando praticamente al loro tempo libero, alle loro famiglie, insomma a parte della loro vita per mesi e mesi. Quando pensate di scaricare un gioco, mannaggia a voi, vi si potessero storpiare le dita così da non poter giocare neanche con la tastiera e col gamepad, provate a pensare per un attimo a come dovrebbe sentirsi una persona a stare lontano da casa, dalla propria famiglia, perché ci sono dei tempi da rispettare e quindi dovete rimanere lì a lavorare. Provate a pensare un attimo a come ci si sente a dover dire alla propria famiglia: no, questa sera non possiamo andare a cena fuori e l'unica cosa che mangerete quella sera è il panino mezzo masticato sulla scrivania sul quale sta il computer dove state lavorando voi, per creare quegli ultimi asset che fra l'altro vi sta dando problemi perché non funziona come dovrebbe. Oggi non c'è più un motivo di scaricare, soprattutto perché nella stragrande maggioranza delle volte quel gioco non lo finite neanche, e sono le statistiche a dirlo. Quindi se proprio lo dovete mollare, ma non lo giocate di tutto punto. Oggi tutti i distributori di prodotti digitali vi danno un periodo di 2 ore per provare il gioco e poi restituirlo. Attenzione, perché questa comunque è una concessione, non è un diritto stabilito da una legge. E quello è il diritto di recesso, che è valido in Europa e che ha una durata di 14 giorni, entro i quali poter restituire il gioco, ma solo se non l'avete ancora scaricato. Altrimenti, scaricandolo, perdete questo diritto di restituire il gioco entro 14 giorni. È la legge. Le 2 ore invece sono una concessione che può essere negata dal venditore
o dallo sviluppatore, quindi non pensate di poter fare questa cosa con tutti i giochi. E Steam, così come tutti gli altri, non sono mica stupidi. Semplicemente, ragazzi, è la vita. Non potete avere tutto. Scegliete, fate una selezione, vedete quali sono i giochi che effettivamente vi possono interessare e acquistateli. Date un senso, ma soprattutto un compenso al lavoro di gente che ha fatto sacrifici e ha rinunciato a periodi della loro vita per consentirvi di giocare. Se non vi piace, c'è il reso. Ci sono le recensioni negative, quindi non fate le merde, comprate sti giochi. Se non ve li potete permettere, ragazzi, non li giocate. Concludo rapidamente con Alien Rogue Incursion. Vi ho già fatto la recensione, quindi tutto quello che avevo da dire ve l'ho detto già, ma è bene ribadirlo in breve. Ho letto quella recensione assurda e imbarazzante di multiplayer e del voto indegno che è stato dato a questo gioco, ossia 6. Quella recensione è tutta sbagliata perché parte dal presupposto sbagliato che il gioco non è bello perché non è come Alien Isolation e viene messo continuamente a paragone con questo titolo. E io mi sono fatto il sangue acido, proprio come quello degli Xenomorfi, leggendo quella serie di stronzate, perché da quello che scrive il recensore, fra l'altro, si evince che non ha mai giocato un Alien vs Predator oppure un Alien Colonial Marine, perché altrimenti saprebbe che Rogue Incursion non ha niente a che vedere con Isolation, ma perché semplicemente non è stato pensato così. L'unica verità che viene detta da quella recensione è che il gioco è ripetitivo, ma questo lo sappiamo benissimo, e chi lo nega dovrebbe smettere di parlare di videogiochi e fare altro, così come chiunque dica che questo gioco valga più del 7,5. Vogliamo proprio essere buoni perché siamo dei fan sfegatati della saga e quindi vogliamo premiare le ambientazioni alla Cameron, quindi vogliamo essere anche di manica larga e gli diamo un 8, e stiamo già esagerando davvero tanto se gli diamo un 8. Il gioco, diciamolo chiaramente, è da 7,5. Al di sopra o al di sotto di questi numeri ci sono soltanto valutazioni senza alcuna cognizione di causa, prive di conoscenza delle meccaniche degli altri capitoli della saga, perché purtroppo vedo che sono in tanti, è una cosa comune fare questo paragone con Isolation, ma anche per quelli che gridano al miracolo ce n'è, Dico, dai, su, stiamo calmini, perché i miracoli sono ben altri. Di certo non è Rogue Incursion il miracolo. Abbiamo uno shooting veloce, frenetico, ambientazioni perfettamente in sintonia con la saga sia dei film che degli altri giochi. Ti mette nei panni del cacciatore, non della preda. Quindi lungi dal voler essere come Isolation, che è esattamente l'opposto. La fisica non è curata, l'intelligenza artificiale è... Cioè, ragazzi, sono xenomorfi. Che intelligenza volete che abbiano? Cioè, perché criticare l'intelligenza di mostri comandati da una mente alveare posti a difesa di un nido? Abbiamo forse mai criticato l'intelligenza artificiale dei giochi di zombie? Contestualizziamole le critiche. Dura 8 ore, senza interruzioni particolari oppure perdite di tempo. Quindi sono belle intense, ma si fa sempre la stessa cosa. Vai qui per completare questo obiettivo, mentre lo raggiungi affronta le orde degli Xeno che arrivano seguendo una specie di temporizzazione. Raggiunto quell'obiettivo, te ne viene assegnato un altro, ripeti, per 8 ore di fila. La storia è uguale a tutte le altre storie dei film e dei giochi di Alien, quindi anche qui, ma cosa c'è da criticare sulla storia? Mica dovevano fare per forza il blockbuster, mica tutte le storie possono essere The Last of Us. È un gioco dell'universo Alien dal punto di vista di una cacciatrice di Xeno e deve fuggire da una base. Ma cosa volete? Da una storia nella quale bisogna sparare a dei mostri? Riuscite a contestualizzare quando fate delle recensioni? Oppure quel 6 è semplicemente un voto di cattiveria perché sì, bisogna sempre buttare la merda sul settore della VR? Se fosse stata un'esclusiva PlayStation questo Alien Rogue Incursion avremmo avuto dei 6. Ma anche quei voti superiori al 7,5-8, che ripeto che per me 8 è già un tetto massimo per il quale si sta esagerando veramente tanto, ma perché si vuole bene ad Alien. Quindi che giustificazione si dà per un voto così alto? Magari si spera che le persone pensano voto alto? Forse hanno carpito cose che noi non abbiamo compreso. E invece poi apri la recensione e vedi che vengono dette le stesse cose che dicono
tutte le altre recensioni che hanno dato 7 o 7,5. Per un gioco del genere voto onestissimo ed equilibrato. Se volete sapere effettivamente se ne vale la pena, non lo comprate. Andate a guardare il mio prima di comprare e fatevene un'idea. Ciurma, siamo giunti alla fine del viaggio e io e Barba vi auguriamo un buon Natale e buone feste. Vero Barba? Ahoy Turma, io e il capitano. Ben vi auguriamo un Natale ricco di dobloni, avventure e bottiglie di rum, virtuali si intende. Buone feste a tutti, che il vento vi sia sempre favorevole. Lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche e se volete supportare la baia potete lasciare qualche doblone nel forziere utilizzando il solito tasto super grazie. Nel primo commento e nella descrizione del video trovate i soliti link, affiliazione meta per l'acquisto di Quest 3 e 3S e utilizzando quei link fino al 31 dicembre potete ricevere 60 euro di credito invece che 30, oltre al gioco che è già compreso Batman Arkham Shadow e 3 mesi di abbonamento Quest Plus senza obbligo di rinnovo. In descrizione poi trovate altri link utili per l'acquisto di accessori VR come quelli di Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover, Aubica, AMVR e lenti graduate VR Rock, oppure link sconto per l'acquisto di Gunstock e altri accessori ProTube e sconti per l'acquisto di vesti aptiche B-Haptics. Utilizzando questi link con i miei relativi codici sconto potrete risparmiare tanti bei soldini per farvi un bellissimo regalo di Natale. Grazie per la visione completa e ci vediamo tra i commenti. Dal Capitano Ben è tutto. Ti aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto marmaglia! Ho ho!